nelle puntate precedenti. Mi sento tranquillo perché ho un gran compagno di squadra che è il Drago. Adesso la vettura non è proprio preparata al massimo, anche perché non l'ho sviluppata io. La pressione è tanta e le wild card di oggi sono più arrabbiate delle ultime. Vado sulla fiducia, sul sentimento. A qualche punto dovrei riuscire a farlo. A poco il via. 19 giri. Variabile meteo. Tante battaglie. Tondelli che vediamo se risponde, sì, il rovescio di Tondelli. Ehi là, eccoci qua, terzo appuntamento della Dagli del Gas Kart Series. Allora, partiamo subito dal dire che questo in realtà doveva essere l'appuntamento numero 2. Il discorso è che chi ha seguito lo scorso video sa bene che l'abbiamo scambiato con Bolzano, questo perché Siena appunto era occupato ad aprile, ma alla fine ci siamo venuti questa volta. L'appuntamento di Siena è la seconda volta che ce l'abbiamo, cioè contando che appunto è il secondo anno, è una di quelle ripetute insieme a Pomposa. Circuito che nella stagione precedente ha offerto cose decisamente interessanti. Vediamo un attimino quest'anno cosa salterà fuori, contando che appunto ci sono tanti profili nuovi e delle riconferme da cui partire. Una cosa che va detta è che almeno a differenza dell'altra volta non avevamo l'incubo meteo, contando che appunto a Bolzano c'è stato un bel po' di sofferenza, per chi si ricorda dello scorso video, ma fermi. Tu, bastardo che stai guardando questo video, so bene che lo stai facendo senza essere iscritto al canale, perché lo vedo. Più della metà di chi segue i video della Dagli del Gas Kart Series e anche altri, lo fa da non iscritto. Non va bene, ti devi iscrivere, ti devi anche muovere, ti do esattamente 3 secondi. Basta, mi sono rotto il cazzo, non te ne ho dati 3 ma non me ne frega un cazzo. Ti devi già essere iscritto perché per te magari cambia poco, per me cambia veramente tanto. Vi lascio qui anche i contatti social della DDG, Instagram e TikTok. Arrivati al circuito, nonostante non c'era l'incubo meteo, è arrivata una folata di vento allucinante, il che comunque non ha minato la carica dei protagonisti. Ha minato purtroppo un po' la qualità audio, ma non diciamo troppo in merito, vi lascio semplicemente ascoltare le interviste. Cosa ne dite? Filippo Colombarini, oggi per te è la tua data di debutto in questo campionato e senti che questo lungo periodo di fermo ti creerà delle difficoltà? Allora, sicuramente il periodo di fermo influirà sul debutto. Non hai un'ambizione per questa gara? No, non ho ambizioni perché nel primo debutto su una pista così, che tra l'altro la conosco, ok, però è anche molto difficile come pista, secondo il mio punto di vista. Nicolò Beneventi, 21esimo in classifica piloti, hai saltato Bolzano e hai lasciato con la polemica. Infatti dicevi che avresti lasciato la squadra se andava avanti così. Come ti senti oggi? Tanto la classifica per me è sbagliata, non ero 21esimo. Invece Da rivedere tutto. Eri proprio 21esimo. No, in questo quasi 2 mesi abbiamo sviluppato il kart, siamo andati bene, abbiamo fatto tante prove in segreto che nessuno sa e oggi risponderò in pista. Risponderai in pista, ma con che ambizione arrivi? Con che idea di posizione? Sicuramente entro i primi 10. Dai, Ivan Baratella, re delle rimonte a Bolzano. Drama social anche per te, perché si diceva che hai partecipato al sabotaggio di Domi nella sua borraccia. Come ti senti? Io ne ho solo parlato con il Drago, ma il Drago si sa la lingua lunga e sputa fuoco, quindi mi ha dato in aria tutto il piano, l'hanno scoperto. In quanto invece a questa gara, dove ti vedi per questa gara a Siena? Allora, facendo un replay dell'altra volta, ridico la stessa frase che ha portato bene. Io spero mi va bene anche penultimo, però sognando 12esimo, ma stavolta punto ancora più avanti. Alessandro Vignozzi, reduce dai tuoi primi punti a Bolzano, ci sono delle malelingue che dicono che sei andato in Croazia a cercare sponsor, come rispondi?
Rispondo che purtroppo gli sponsor non sono stati contenti delle mie prestazioni per quanto migliorate, quindi sono ancora senza sponsor. Ai 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 ai. E come arrivi a Siena? Ricordiamo una cosa, l'anno scorso dopo la qualifica eri in quarta posizione. Ti dà fiducia questa cosa? Sì, sinceramente sì. Spero di andare bene. Samuele Canella, P16 in campionato e la prima domanda che ti faccio è particolare perché per la prima volta in campionato sarete in due della tua squadra a giocarvi la gara a Siena. Come ti senti? Poi sento carico, infatti sono contento che finalmente il mio compagno è potuto rientrare dall'infortunio, quindi niente, la scuderia si è impegnata a darci dei buoni kart, questo giro quindi vedremo di spingere al massimo, portare a casa punti. E a livello di ambizione come ti senti per la gara di oggi? Tre arrivi a punti in 4 gare per te. Ma infatti spero di continuare così perché è un gran anno in teoria, quindi dai. Cristian Giardina, P13 in campionato. Oggi ti sei presentato in verde in incognito per i rivali, come ti senti? Non so, purtroppo quello del rosa ha finito, quindi sono stato un po' costretto a stavolta. E domanda importante, con che ambizioni arrivi qui, contando che l'anno scorso sei arrivato nei primi 10 per la prima volta qua? Di fare o lo stesso, un pochino di più dell'anno scorso e fare una gara un po' più pulita delle altre, essendo fatto un po'. Lorenzo Meris, 12° in classifica piloti e come arrivi oggi a Siena? Allora, diciamo che la premessa è che la gara 2 di Bolzano è stata abbastanza disastrosa, quindi non era da me. Proviamo a rimanere lì, 10° posto, comunque provare a fare qualcosa di meglio. Poi insomma il caso deciderà. Correndo succede quel che succede, vediamo. Domanda al veleno, perché c'è un dato statistico che ti tempesta. 3 gare su 4 corse hai sempre giovato dalle penalità altrui e le persone vedono questa cosa con forte sospetto. Come rispondi alla stampa? Beh, diciamo che alcune secondo me me le meritavo anche perché magari ho fatto un errore, dopo sono riuscito pian piano a risalire, poi con la penalità appunto ho risalito ancora di più. Diciamo che ecco, non saprei, io sono bravo che magari non mi sono ancora preso penalità, cercherò di non prenderne e niente. Davide Dalla Libera, 11° in classifica, weekend molto molto difficile a Bolzano, ti abbiamo visto molto frustrato, come ti senti oggi? Una merda. Non mi cazzo. Si spera di far bene e non arrivare ultimi come la precedente. Magari oggi non dovrebbe piovere. Spero non piova. Io spero anche di accorgermi prima se dovesse piovere. Però punto basso, che così le mie aspettative sono solo che crescere. Niente. E ci sono voci di corridoio che dicono che al lavoro ti hanno preso alquanto per il culo dopo le 2 gare di Bolzano, appunto. Te come rispondi? Ti senti più stressato o più carico per questo? Mi sento più carico perché se Samuele prova a superarmi lo butto fuori e me ne sbatte il cazzo. Pur di prendermi la penalità. Me ne fotte una merda. Arturo Fantini, sei 10° in classifica con un po' i capelli mossi dal vento. La domanda che ti faccio oggi è: l'anno scorso non ci sei stato a Siena, a differenza di molti degli altri. Pensi che questa inesperienza la pagherai in pista? Invito a leggere il mio curriculum e vediamo se l'inesperienza la pago in pista. Ciao. Gianluca Zanichelli, 9° in campionato, weekend molto difficile a Bolzano. Oggi la tua partecipazione era a rischio per un piccolo problemino tecnico-tattico, e però sei qui, come ti senti? Speriamo di aver recuperato a pieno, di non prendere botte soprattutto, ma metto prima la sicurezza che se c'è da prendere una botta provo ad evitarla. Speriamo bene. Con che ambizione arrivi contando sempre questo? top 10 speriamo, sì. Rami Ftuni, 8° in classifica, e sei stato l'ultimo a vincere una gara a Siena. La cosa come ti fa sentire? Da sentire a casa. Diciamo, speriamo che quest'anno pure esco con P1 come P1. Vediamo. Non ho troppe aspettative, a dire la verità.
Vediamo come va. Il clima sembra perfetto. Ben concentrato, cioè sono concentrato. Speriamo oggi che la spalla non mi abbandona. E speriamo bene. Jürgen Domi, settimo in classifica, reduce da un weekend non positivo a Bolzano. C'è un dramma social che ti ha coinvolto, dove si diceva che sei stato sabotato a livello di borraccia, piena di Aperol. Cosa ti ha fatto nascere quel sospetto? Mi ha fatto nascere il sospetto il fatto che Baratella mi stava troppo attaccato, l'ho visto confabulare con Campana e da lì dopo la gara ho fatto 2+2, 5 e quindi ho capito che si sono alleati per farmi questo torto e purtroppo sono cascato. L'anno scorso avevi dimostrato tanta velocità, come ti senti invece per questa stagione a Siena? L'anno scorso ho fatto un bel weekend per Siena, quest'anno però ci saranno ancora più piloti forti rispetto a quelli che già c'erano l'anno scorso. Diciamo che se dovessi riuscire a entrare nei primi 5 in entrambe le gare sarebbe forse il massimo risultato. Siamo qui con Campana Patrick, il campione in carica della passata stagione. Con quali ambizioni arrivi oggi al circuito di Siena? Allora, c'è gente che la pista non la conosce e quindi dovrei essere positivo, perché io la conosco la pista. Ma in realtà è proprio perché la pista la conosco che so che sarò sodomizzato da chiunque praticamente. Quindi devo inventarmi qualcosa di diverso e studiando un po' il tutto penso che devo mettere in campo la mossa dello scorpione. I bookmaker ti danno vincente con 5-6 secondi di vantaggio. Devo conoscerlo il bookmaker, probabilmente sarà sparato qualcosa di buono, ma molto buono. Francesco Vallieri, attuale quinto in classifica e finora hai brillato per regolarità, perché hai fatto settimo, sesto, sesto. Come ti trovi oggi per Siena? Per oggi sono abbastanza fiducioso, spero sempre nella top 5, almeno in quelle posizioni lì, ma non lo so, ho paura di Occhi, ho paura di Urucci, di Tondelli, quindi vedremo. Piccola perla statistica, nella DDG l'anno scorso a Siena hai ottenuto la tua ultima vittoria. Pensi che questa cosa possa incidere in te? Ma no, non lo so, sinceramente no, non penso. Pietro Tondelli, ultimo vincitore di una gara nella DDG e terzo in classifica. Come arrivi qui oggi a Siena? Abbastanza fiducioso, devo essere onesto, sono bello carico. Adesso vediamo Aurux, anche lui non conosce la pista come me. Pensi quindi che il risultato sia ripetibile, quello di Bolzano? Spero di sì, dai. Se riesco ad adattarmi bene alla pista può esserci un buon risultato. Lorenzo Occhi, attuale secondo in campionato, accecato dal sole in questo istante. L'anno scorso qui è stata la tua prima gara nella DDG, oggi come ti senti? Mi sento bene, spero, visto che conosco già la pista, di andare meglio rispetto a quello che ho fatto l'anno scorso e puntando anche sul fatto che i due dei più forti di questo campionato non l'hanno mai vista e non ci hanno mai corso. Domanda al veleno. L'anno scorso avevi fatto un po' di fatica all'inizio. Cosa diresti se tu potessi tornare indietro al te stesso dell'anno scorso? Direi di buttarsi di più e di non aver paura di tirare qualche botta anche agli altri, in senso buono ovviamente, senza essere troppo sleale. Matteo Rucci, attuale leader in classifica, ma per la prima volta dopo tempo non in prima posizione nell'ultima gara. Come ti senti dopo questo? Mi sento come tutte le volte. Quindi possiamo dire che la sconfitta a Bolzano non ti ha pesato più di tanto? No. Non mi interessa, è importante divertirsi. Poi questa è una pista nuova per me, quindi sicuramente mi farete tutto il culo e poi vediamo come andrà, anche perché cazzo non li ho neanche questi mai provati, è tutto nuovo. Ci sono voci di corridoio che dicono che tu in tutto il periodo ti sei studiato ogni centimetro della pista, comprese le vie di fuga, per trovare delle alternative. È vera questa voce? Può darsi. No, diciamo che ci sono traiettorie da provare, ma sono già andato a vedere che probabilmente non si può fare perché ci sono delle forti che... È ancora troppo presto per farvi chiarezza sulla mossa dello scorpione. Lì pian piano ci arriveremo.
quello che è importante è spiegare un po' di cose. Ivan ha una squadra diversa, infatti è stato promosso titolare al fianco di Savadori, ma anche lì ci sarà una cosa da aggiungere in merito. Savadori infatti è assente in questo Gran Premio della Toscana. Le altre novità sono l'assenza del Drago per la prima volta, come avete visto dalle interviste, e ancora purtroppo Giusy assente per lavoro. Prima di passare alle qualifiche, per la terza volta consecutiva avevamo le riprese a bordo pista. Come a Pomposa abbiamo bissato l'incredibile record di spettatori apposta per noi, al femminile tra l'altro, che erano la bellezza di due persone che ci guardavano, tra cui la dolce metà di Nico, la F, che ci ha fatto anche alcune riprese, e così a sorpresa è arrivata anche la dolce metà di Lore Occhi. Non devo dire solo il nome perché Cristo Dio mi sono trovato 2 piloti con lo stesso nome, ma io dico 20 anni fa non potevano prevedere che avrebbero corso nello stesso campionato e avere un nome diverso, tipo non lo so, Nettuno e Poseidone. Almeno io diventavo meno stronzo anche quando devo rinominare i file. Mi dissocio. Non so se riguardo lei posso dire il nome, quindi nel dubbio mi faccio i cazzi miei. 2 fanciulle in tribuna a fare i video. Direte, wow, più o meno. Questo perché, non tanto per colpe loro, ma Siena penso che abbia studiato le tribune nel punto peggiore possibile. Infatti sono in una zona relativamente lontana dalla pista e dove è improbabile vedere dei sorpassi. Cioè, se succedesse tipo, avessero messo le tribune all'ultima curva, al tornante o in curva 2, era uno spettacolo, perché là ci sono tutte le manovre. Purtroppo l'ha messo lontana dalla S finale, quindi risulta abbastanza difficile fare delle riprese di buona qualità. In più le premesse iniziali erano, cazzo, sono in 2 a fare i video, quindi spettacolo, cosa potrebbe mai andare storto? E come passo derrata? Com'è che si chiama il tuo ragazzo Lorenzo? Lorenzo, dacci la password. No, ma non si ingrandisce, zio Pera. Appunto. Comunque no, a sorpresa, nonostante le difficoltà iniziali, tutte e 2 sono riuscite poi a fare i video. Rinnovo i ringraziamenti, come dicevo alla ragazza di Samu, come dicevo a Ottaviana e come ho detto poi anche a loro. Di base chiunque si presti in questo, a prescindere, mi dà una grossa mano. Poi quello che salta fuori, Cristo Dio, se volevo le riprese alla Formula 1 e tutto, mi serve uno che lo fa di lavoro. Bisogna anche dire che la stagione passata le riprese le abbiamo avute una volta sola, quando ci fu appunto Ottaviana Cervia. Quest'anno tutte le volte. Devo dire che pian piano, conoscendo le persone, devo dire che queste ragazze sono state veramente gentili e disponibili nel darmi una mano. No, aspetta. Così l'ho detta di merda, letteralmente. Come faccio a dirlo in maniera che non ci siano dei doppi sensi, Dio Cristo? 3 days later. Così pronte a prestarsi nell'aiutarmi, così mi piace un po' di più. E a livello tecnico è tutta un'altra roba, perché comunque le riprese fatte a bordo pista, alternate a quelle dei caschi, che aumentano veramente la qualità. Ci ho fatto caso nei montaggi. Comunque, bando le ciance, ciancio le bande, abbiamo fatto i ringraziamenti, abbiamo parlato delle qualifiche e ora che appunto scendiamo in pista e magari capirete qual è questa manovra dello Scorpione.